Eccoci tornati al quarto episodio della mia serie sul post-fascismo in Italia. Io sono Ipernick e faccio video di storia e politica italiana in stile giornalistico qui su YouTube. Negli scorsi episodi abbiamo parlato della nascita del Movimento Sociale Italiano, poi della segreteria di Arturo Michelini e degli anni di piombo. In questa puntata rimarremo negli anni 70 e 80, ma per focalizzarci su quello che stava succedendo nell'MSI che in quel periodo, sotto la guida di Giorgio Almirante, stava subendo una trasformazione allontanandosi dall'identità nostalgica, focalizzandosi di più verso l'anticomunismo, un racconto diverso dei valori della Resistenza e della Repubblica e diventando un'alternativa anti-atlantica al terrorismo rosso, cavalcando l'onda di regimi come quello dei colonnelli greci e in seguito quello di Pinochet in Cile. Molti dei talking points di Almirante diventeranno la base della dialettica dell'estrema destra in Italia, che sarà costretta ad evolversi, non senza rimpianti, per la sua sopravvivenza. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e lasciate un commento e magari considerate di diventare membri del canale. La vostra partecipazione è cruciale per me perché senza di essa non sarei in grado di mantenere vivo questo canale. C'è anche la merch se volete sostenermi procurandovi un poster o uno sticker o una maglietta dei vostri politici preferiti. Io ci sto allestendo una parete, guardate che figata. Detto questo direi di iniziare con la storia di Almirante e il segno che ha lasciato nella storia di questo paese. Il 15 giugno 1969 il segretario del Movimento Sociale Italiano Arturo Michelini lascia questo mondo, preso da una malattia ignota che lo affliggeva da anni. Il leader post-fascista aveva provato a trascinare l'MSI verso il centro, cercando di farlo diventare come la Democrazia Cristiana. I suoi interventi non fecero altro che allontanare i membri più nostalgici, coloro che avevano bisogno di essere riformati, invece furono lasciati liberi di compiere atti impronunciabili durante gli anni di piombo. A prendere le sue redini fu il suo rivale più acerrimo, Giorgio Almirante, anti-atlantico, corporativista e movimentista, che da solo riuscì a salvare il partito dirotandolo dal vicolo cieco in cui si stava dirigendo ad alta velocità. Almirante, non appena fu nominato segretario, decise di dare un nuovo imprinting al partito, cambiando i quadri dirigenziali e la struttura organizzativa, invocando una mobilitazione del partito verso un decennio che sarebbe diventato importante per l'estrema destra italiana, in quanto voleva sghetizzare e portarla ad essere un'alternativa al sistema. Almirante decise di accentrare sulla figura del segretario, ovvero su di lui, il potere decisionale. Il primo congresso dell'Almirante 2 fu innovativo, unitario ma con un nuovo look, eliminando i richiami ai primi congressi post 1946 e al passato, puntando invece sul tricolore, l'ordine, il nazionalismo e l'incitamento ai giovani di unirsi contro la sovversione comunista. Nelle elezioni amministrative degli anni a venire il partito ebbe un risultato clamoroso. Alle regionali ottenne il 13% nell'Italia meridionale, il 16% a Roma ed il 21% nella sola Reggio Calabria. Andò ancora meglio per le prime elezioni dell'Assemblea regionale siciliana, dove il movimento ottenne il 16% a livello regionale, con il picco del 23% nel catanese. In questi anni il movimento sociale si consolidò una volta per tutte nel sud Italia, il vero bacino elettorale, e questo fu dovuto anche alla capacità di Almirante di parlare ai poveri e agli operai che dal 68 si sentivano sempre più confusi e alenati dalle proteste giovanili di stampo più ingraiano rispetto a quelle degli anni precedenti. Il partito, che fondava il suo bacino elettorale più numeroso al sud, decise di avvicinarsi ai proletari urbani e agli emarginati, ponendosi come baluardo nella lotta alla questione meridionale. Questo fu l'inizio di un percorso narrativo dell'estrema destra italiana che va avanti ancora oggi. Più annebbiati diventavano i ricordi della seconda guerra mondiale, più i valori della resistenza si indebolivano, finché l'idea del partigiano non divenne una figura esclusivamente di sinistra. Certo, se oggi da destra ci sono pochissime persone che parlano di resistenza e antifascismo, non è esclusivamente per colpa di Almirante, che sia chiaro. Prima di Tangentopoli c'era la DC che copriva questo ruolo, ma dopo il suo scioglimento a prendere il suo posto fu Forza Italia, che non aveva una cultura partigiana, quindi non aveva niente da dire in merito. L'MSI, d'altro canto, e in seguito Alleanza Nazionale, aveva un suo outlook sulla guerra civile e nel corso della Seconda Repubblica esso infettò tutta la
chiamava sfera destroide, moderata e no, di apologismo fascista. I luoghi comuni sul ventennio invaderono le menti di molti italiani, come mai era successo prima. Ecco, l'idea odierna che non puoi cantare Bella Ciao senza essere di sinistra nasce dal revisionismo simbolico di Almirante, che negli anni 70 aveva anticipato l'allontanamento delle persone dai partiti tradizionali, proponendosi come l'unica vera forza di opposizione che mettesse l'Italia al primo posto, mentre la DC voleva vendersi agli americani e il PC alla Russia. Non vedo l'ora di trattare meglio questo fenomeno quando negli episodi successivi parlerò dei governi Berlusconi e del governo attuale. Le alleanze con il centrosinistra e l'allontanamento del PCI dalla linea autoritaria dell'URSS degli anni 70 e 80 lasciò alcune persone indietro e si unirono ai ranghi missini, che divennero sempre più numerosi. La prima grande opportunità di Almirante di mettere all'opera la sua creazione fu nel 1970 con i fatti di Reggio. I moti di Reggio sono avvenuti in occasione dell'introduzione delle regioni nel paese. Viene data più autonomia e rappresentanza alle allora 19 regioni italiane, concedendo ai suoi abitanti di eleggere un consiglio regionale e avere un vero e proprio presidente di regione. L'MSI era contrario all'implementazione di questo sistema territoriale, definendolo un baluardo di democrazie e partecipazione, ma anche perché decentrava il potere centrale, cosa che invece Almirante ha sempre voluto aumentare con l'introduzione di un sistema presidenziale e l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. In Calabria la notizia che presto il loro territorio avrebbe avuto una giunta, un'assemblea e altri enti amministrativi propri, un po' come la Sicilia, ha inizialmente avvolto i residenti di entusiasmo, ma quando Catanzaro fu scelta come capoluogo di regione, questo si spense per molti. Catanzaro era solo la terza città più grande in Calabria e la provincia più piccola, dato che ai tempi erano solo 3. Negli anni 70 gli abitanti erano sui 80.000. Gli altri due insediamenti più grandi erano Cosenza con quasi 100.000 abitanti e Reggio Calabria con 180.000. Reggio non era soltanto una delle città più importanti del sud Italia per lo stretto di Messina e per le sue industrie siderurgiche, ma aveva una storia millenaria, essendo stata fondata dai greci tipo 2000 anni fa. Catanzaro era stata preferita dal governo centrale essendo ben collegata al centro della regione e avendo anche un porto discreto. I reggini però videro questa scelta come un affronto e una grande offesa, quindi partirono fin da marzo 1969 moltissime proteste, occupazioni di università e scioperi vari per la nomina della loro città come capitale calabrese. Il sindaco di Reggio Calabria era il democristiano Pietro Battaglia, che inizialmente aveva ottenuto il sostegno del segretario della DC Flamilio Piccoli, ma il supporto svanì l'anno dopo, quando a gennaio si decise che Catanzaro sarebbe stato capoluogo. Il 13 giugno 1970 venne proclamato uno sciopero generale. A prendere il controllo delle proteste e del comitato d'azione per Reggio capoluogo fu un certo Ciccio Franco, sindacalista missino del Cisnal. Franco, anche denominato il Duce del Sud, promosse parecchie azioni, spesso molto violente, che costrinsero i partiti a dissociarsi, tranne l'MSI, che però non riuscì a prendere il controllo completo delle manifestazioni. Il sindacalista, per incitare i suoi sostenitori alla rivolta, ripescò un vecchio motto fascista, attribuito spesso ad Annunzio e agli Arditi, che fu usato dall'esercito della Repubblica Sociale Italiana, ovvero Boia chi molla, un inno antisistema di stampo antidemocratico che risvegliò lo spirito di battaglia di coloro che avevano combattuto per Mussolini negli ultimi anni della guerra. Franco fu arrestato nel settembre 1970 per istigazioni a delinquere e apologia di reato, per poi essere liberato il 23 dicembre. Dopo Natale i moti ricominciarono e il sindacalista si nascose dal latitante per circa un mese nel febbraio del 71, dove collaborò con l'Avanguardia Nazionale per alcune manifestazioni violente e fu intervistato dalla giornalista Oriana Fallaci. Per circa 2 anni Reggio Calabria divenne teatro di moltissime piccole stragi, come quella di Gioia Tauro del 22 luglio, quando un treno fu deragliato provocando 6 morti e 54 feriti. Nel febbraio 1971 il presidente del Consiglio Emilio Colombo cercò un compromesso tra i reggini e il governo centrale, portando il Consiglio regionale in città ma lasciando la giunta a Catanzaro. Intanto i manifestanti occuparono una parte della città, chiamandola Repubblica delle Sbarre, che il 23 febbraio fu travolta dall'esercito italiano coi carri armati. Nel 1972
1972 Franco fu indagato per aver distribuito, il 14 ottobre, dei volantini ostili alla manifestazione antifascista organizzata da movimenti dei sindacati operai ed edili di tutta Italia nella città di Reggio Calabria. La notte del 21 ottobre 8 bombe esplosero sui treni diretti a Reggio. Le indagini successive alla querela riguardanti fatti di provocazione e terrorismo si conclusero con la sua assoluzione. Non ce ne saranno altre, dato che lo stesso anno Almirante decise di candidarlo al Senato per il collegio di Catanzaro, dove ottenne 36% dei voti, un record per il suo partito. Avendo instaurato la propria immagine come partito movimentista e anticomunista, l'MSI decise di guardarsi intorno alla ricerca di nuovi alleati, rivendendosi non più come nostalgici ma come nazionalisti orientati verso la realtà del paese. I primi a cogliere l'invito furono i loro vecchi amici monarchici, i popolari di Achille Laureo, ex sindaco di Napoli e importantissimo imprenditore partenopeo con una storia interessante, avendo una flotta tutta sua, e i monarchici nazionali di Alfredo Covelli, anche lui campano ma dell'Avellinese. I due partiti monarchici si erano già uniti nel 59, ma rendendosi conto che il loro potenziale elettorato non avrebbe fatto altro che ridursi nel corso degli anni, decisero anche loro di avanzare, lasciandosi alle spalle le loro tradizioni, davvero però, e formando insieme all'MSI il nuovo partito della destra nazionale. All'inizio questa alleanza era solo elettorale. Nel 72 infatti le due forze politiche lavorarono insieme, accumulando circa il 9% dei voti nazionali, soprattutto provenienti dal sud, e riuscirono ad eleggere una sessantina di parlamentari. In quegli anni il MSI-DN fece appassionate campagne, per esempio in occasione del referendum sul divorzio, posando quasi appieno le posizioni della Chiesa Cattolica, con l'evidente intento di sottrarre l'elettorato alla DC e sviluppando un fronte dialettico sulla via del moralismo, sia in opposizione alle posizioni ritenute scandalose del Partito Radicale e del PSI, sia costantemente segnalando scandali di malversazione di governanti e pubblici amministratori. Suona molto familiare. In effetti ha senso che l'MSI prendesse il controllo dell'area contraria al referendum, dato che la DC non aveva una linea chiarissima. Fanfani era palesemente contrario, come si può trarre da questa citazione storica. Volete il divorzio? Allora dovete sapere che dopo verrà l'aborto e dopo ancora il matrimonio tra omosessuali e magari vostra moglie vi lascerà per scappare con la serva. Passatissimo. Mentre la sinistra di Moro e Rumor erano più che disposti a venire a patti con i socialisti. In prospettiva del compromesso storico tra il leader comunista Enrico Berlinguer e il partito di Aldo Moro, alcuni militari, liberali e democristiani si tesserarono a questa nuova forza politica, la prima grande novità del momento della destra italiana. Nel 1975, come evoluzione della destra nazionale, fu creata da Almirante la Costituente di Destra per la Libertà, a cui aderirono in funzione anticomunista anche personalità antifasciste, come l'ex deputato DC Enzo Giachero, che era stato comandante partigiano e che poi divenne presidente, l'ex parlamentare democristiano Agostino Greggi, che ne fu poi il segretario, e il generale Giulio Cesare Graziani. Ma con il tempo il gruppo si rivelò troppo eterogeneo, oltre i limiti della direzione composta da ex statisti repubblichini. Nel 77, in prospettiva dell'11° congresso, l'MSI era diviso in 4 correnti: quella maggioritaria, dell'unità nella chiarezza di Almirante Romualdi, quella detta destra popolare di Massimo Henderson e del mondo giovanile, quella detta democrazia nazionale di Ernesto De Marzio e Gastone Nencioni e infine quella detta linea futura di Pino Rauti. Democrazia Nazionale tuttavia uscì dall'MSI prima della Sisse per trasformarsi il 20 gennaio del 77 in un nuovo partito. La ragione dello scisma fu il cambio di statuto che rendeva il segretario direttamente eletto dal congresso, dove Almirante fu riconfermato, e l'indisponibilità di quest'ultimo di dare la fiducia al governo Andreotti della non sfiducia del 76. Il nuovo partito, chiamato la Costituente di Destra e Democrazia Nazionale, fu composto dai monarchici che erano entrati qualche anno prima, ma anche diversi missini, come Ernesto Di Marzio, che descriverà l'esperienza come un preambolo di alleanza nazionale. Dopo ripetuti tentativi di avvicinarsi alla DC, mandati all'aria proprio dall'intesa con il PCI, il partito si sciolse. Molti ritorneranno da Almirante quasi subito, altri aspetteranno l'arrivo di Fini.
Dunque, ricapitolando, Almirante negli anni 70 decide di non parlare molto di fascismo, concentrandosi su cose più attuali come l'anticomunismo, la patria e le tradizioni. La sinistra non gliela fece passar liscia, spesso ricordando agli elettori cosa l'MSI fosse veramente e le sue origini. Certe cose non cambiano mai. Ci fu anche il caso dell'Unità che passò alla storia. Per il segmento seguente citerò l'ANPI, che racconta sul suo sito questo episodio. Nell'estate del 1971 alcuni storici dell'Università di Pisa rinvennero negli archivi del comune di Massa Marittima la copia anastatica di un manifesto diffuso in provincia di Grosseto nel maggio 1944, con il quale il governo della Repubblica Sociale Italiana annunciava che i renitenti alla leva e i disertori sarebbero stati condannati a morte mediante fucilazione. Il manifesto era firmato da Giorgio Almirante nella sua veste di funzionario del Ministero della Cultura Popolare e venne pubblicato il 27 giugno 1971 dal quotidiano L'Unità con il titolo "Un servo dei nazisti, come Almirante collaborava con gli occupanti tedeschi". Alcuni giorni dopo lo pubblicò anche il manifesto. Almirante, sentendosi diffamato, querelò immediatamente l'allora direttore dell'Unità Carlo Ricchini e la giornalista Luciana Castellina, sostenendo che quel manifesto era un falso costruito ad arte per delegittimarlo. Non ho mai firmato manifesti o comunicati di tal genere in quel periodo. Il procedimento penale si concluse nel maggio 1978 in Cassazione con il definitivo proscioglimento dei due giornalisti e la condanna di Almirante al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni, ma soprattutto con la inconfutabile dimostrazione che quel manifesto era da attribuire proprio all'allora segretario dell'MSI. Accoppiata con la totale ambiguità nei confronti di molte sigle terroristiche negli anni 60 e 70, nonché il coinvolgimento di gruppi giovanili in molteplici manifestazioni violente, macchiarono la reputazione del leader missino, il quale non si espose più di tanto per paura di perdere una parte del suo elettorato. Ci fu uno spartiacque negli anni 80 con la strage di Bologna, mancarono le dissociazioni dirette, i gruppi come Avanguardia e Ordine Nuovo non uscirono mai dalla bocca di Almirante, ma ci fu più voglia di esporsi e di sottolineare le differenze tra gli assassini e loro. Mi ha colpito molto come in un'intervista dell'84 su Repubblica di Giorgio Bacca, Almirante si disse indignato che Forlani avesse definito la strage di Bologna come una strage fascista. Secondo lei non è irresponsabile uno che dopo una strage come quella di Bologna, essendo allora presidente del Consiglio, non avendo alcuna certezza sui colpevoli, dice che è una strage fascista, scatenando a Bologna e altrove caccia all'uomo, devastazioni delle nostre sedi? Hanno scritto strage fascista anche sulla lapide murata della stazione. Un giorno o l'altro mi armerò di piccone e farò a pezzi quell'infamia. Vittimismo e minacce. Questa intervista dell'archivio di Repubblica ve la lascio in descrizione. È qualcosa di imbarazzante, ridicolo come Almirante cercasse di rendere la parola fascista qualcosa di positivo dopo i morti e la guerra che ai tempi molti ricordavano ancora vivamente. Di Almirante sorsero nel corso degli anni altre informazioni, in particolare sui rapporti con Licio Gelli. Nel 95 l'ex parlamentare dell'MSI Giulio Caradonna ha ammesso che un anno prima che scoppiasse la caciara sulla P2 Almirante mi chiese di fissargli un appuntamento con Gelli, sostenendo che poteva essere molto utile al partito. Si sono incontrati alla stanza 126 dell'Hotel Excelsior a Roma. Quando Almirante era ormai morto non potevo che chiedere spiegazioni a Gelli. Dopo la sua estradizione in Italia sono andato a trovarlo e lui mi ha riferito che Almirante gli aveva chiesto dei soldi e che lui glieli aveva dati. Il grande maestro della P2 Gelli ha ammesso di aver incontrato per 3-4 volte Almirante all'Excelsior. Fonte del sito della Camera dei Deputati in descrizione. Che dire, nonostante tutti gli intoppi, Almirante riuscì comunque a diversificare e rendere il suo movimento qualcosa di separato dai gruppi terroristici, dipingendo il proprio partito come vittima dei vinti. Quelle volte in cui parlava di Mussolini lo faceva attribuendo la sua fedeltà ad emozioni, non fatti, romanticizzando la Repubblica Sociale e dipingendo il Duce come una vittima della guerra a sua volta, come fece durante l'intervista su Mixer. Senta, ma lei di Mussolini che ricordo ha? Ho un tenero ricordo. Cioè? Una telefonata. Era il giorno in cui, me lo lascia dire in poche parole, era il giorno in cui gli alleati stavano entrando in Roma, se non erro 4 giugno del 1943. Io come capo di gabinetto del Ministero della Cultura Popolare avevo le notizie attraverso le nostre stazioni di intercettazioni, allora non c'era la televisione, intercettazioni radio, e quindi potevo seguire le notizie via via che si svolgevano, e Mussolini telefonava
non a me personalmente, al Ministero per sapere le notizie. Quel giorno telefonò a me personalmente. E cosa Si le metta nei miei panni, io giovanissimo, per me Mussolini era tutto, io tremavo quando mi dicevano il Duce al telefono, il Duce al telefono. La sua telefonata fu dura, tagliente, la prima. Almirante, che notizie mi date? E gli diedi le notizie. Poi una seconda telefonata dopo un'ora. Almirante, che notizie mi date? E io gli diedi le notizie. Una terza telefonata. Almirante, quali sono le notizie? E poi, posso chiamarvi ancora? Quel posso chiamarvi mi aprì una voragine di disperazione e di tenerezza. Senta, ma al tempo stesso. Ma c'è qualcuno nella vita politica di oggi che glielo ricorda? No. Nessuno. Però qualcosa si mosse. Nel 1983, durante le consultazioni per il governo Craxi, Almirante fu per la prima volta convocato al Quirinale per chiedere la sua opinione sul nuovo esecutivo, prima volta in tutta la storia repubblicana. Vi cito questo articolo di Nazione Futura scritto da Lorenzo Somigli. Quella di Craxi fu una scelta coraggiosa che gli portò non poche critiche da quella sinistra comunista che lo ebbe in odio fin dall'inizio, ma in linea coi tempi. L'Italia usciva proprio in quegli anni dalla lunga stagione dell'odio e occorreva da un lato includere tutte le forze politiche nei meccanismi decisionali, dall'altro trasformare una fragile democrazia in una democrazia governante. Almirante non aveva nulla da chiedere a Craxi, nulla chiese, nulla ebbe, ma apprezzò sinceramente. Sapeva peraltro che nella destra sociale, ma anche in quella liberale, Craxi riscuoteva consensi e che aveva pure sottratto qualche voto all'MSI. Craxi era un decisionista, tanto da essere ritratto da Foratini con gli stivaloni e la camicia nera. Indubbiamente antifascista, Craxi aprì non certo ad una revisione ma ad un'analisi storica del fascismo, periodo storico fino ad allora rimosso. Gli ambienti comunisti non si risparmieranno a criticare l'MSI anche durante i funerali di Enrico Berlinguer nell'84, quando Almirante si presentò con un mazzo di fiori, un evento difficile e imbarazzante che però ebbe un significato simbolico, un modo per chiedere scusa in un certo senso, ma comunque restando ambiguo su molte cose. Il giornalista Massimo Maiaro racconta della sua esperienza il giorno del funerale. Quella mattina andai a prendere Almirante a casa, in via Quattro Fontane. Facemmo colazione con Enzo Errad, che lo aveva intervistato. Ci avviammo in macchina con Mario, l'autista. Arrivati al traforo, pensavo che girasse a destra per andare in via della Scrofa, alla sede del partito, e invece fece cenno di andare dritto. Vidi gli occhi sbarrati di Mario nello specchietto. Capimmo. La macchina si dirige verso Piazza Venezia. Pensai, cerca la bella morte. Ora lo linciano. Qui il racconto si fa apologetico. Lo vedevi negli occhi che dicevano è il capo dei fascisti, ma la folla si aprì quasi come fosse il Mar Rosso davanti a Mosè. Alla porta delle botteghe oscure ci sono ad attenderlo Nilde Iotti, Armando Cossuta e Giancarlo Paieta. Al microfono del regista Luigi Magni. Almirante dice non sono venuto per farmi pubblicità ma per salutare un uomo onesto. È vero, dice Maiaro, lo definiva sempre un galantuomo. A quel tempo pensai a due cavalieri medievali che si sono combattuti e che ora si rendono l'onore delle armi. All'uscita il leader missino si rivolge a Maiaro, sollevato. Tempo dopo furono Paietta e Nilde Iotti a partecipare ai funerali di Almirante. Come vedremo meglio nel prossimo episodio, Almirante lasciò ai suoi non solo un partito stabile nel presente, ma un modello da seguire nel futuro. Investì molto sulla partecipazione giovanile, creando una generazione di aspiranti statisti che sì, erano carichi di qualunquismi sul fascismo, ma che comunque avevano la voglia di migliorare il paese, che amavano a modo loro. L'erede che decise di dar vita al piano che Almirante aveva per il futuro, per il Movimento Sociale Italiano, fu Gianfranco Fini, futuro segretario e presidente della Camera. Il mio giudizio su Giorgio Almirante è misto. Penso sia una figura estremamente complessa e difficile da caratterizzare. È ricordato come un gentiluomo, ma molto di quello che dice dà un'impressione molto più sgradevole. Va a lui il merito di aver tradotto un'esperienza autoritaria in un contesto democratico, e la sua dialettica vive ancora oggi nei salotti televisivi e nei comizi dei suoi eredi. Vittimismo, benaltrismo, revisionismo storico sono tutti strumenti usati dai missini eredi di oggi che hanno portato la Meloni al governo.
D'altro canto Almirante sembrava a tratti imbarazzato dalla sua eredità politica e ha fatto del suo meglio per istituzionalizzarsi. Nell'intervista di Minoli che citavo prima, Almirante ha anche fatto intendere, in un modo simile a Rauti, che il regime fosse impossibile da riportare in campo, dato che non esistevano uomini all'altezza di succedere a Mussolini, quindi la sua politica si basa sulla collaborazione con la Repubblica nella speranza di portare in essa qualcosa del vecchio regime. Personalmente penso che ci sia veramente poco di buono da trarre dal ventennio e dall'eredità fascista. Questo video non è stato facile da fare, quindi vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi chiedo di mettere mi piace e commentare se l'avete trovato interessante. Date un'occhiata alla merch e considerate di diventare membri per sostenermi più attivamente. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui affronteremo l'ultima fase dell'MSI e la sua trasformazione. Alla prossima!